C'è una vera e propria rivoluzione in atto e no, questa non è una metafora. È un qualcosa che avviene una volta ogni centinaia di anni ed è un qualcosa che sta accadendo proprio ora, proprio sotto i nostri occhi. E lo so che può sembrare un'esagerazione, ma lascia che ti spieghi perché questo momento è irripetibile per tutti quelli che vogliono cambiare totalmente la propria vita finanziaria. Parliamo ovviamente di Bitcoin, ma non dal punto di vista tecnico o speculativo, ma da un punto di vista fondamentale. Voglio infatti parlarti della finestra di opportunità che si è appena spalancata, ma che, attenzione, non rimarrà aperta ancora a lungo. Nell'ultimo anno, in particolare negli ultimi mesi, sono avvenuti 5 cambiamenti storici per Bitcoin che l'hanno trasformato dalla moneta dei nerd a un vero e proprio asset. E attento, se credi di conoscere già ciò che è successo, dovrai ricrederti, perché molto probabilmente quello che ti sto per mostrare, quello che ti sto per raccontare è un qualcosa che ignori. 5 cambiamenti, quindi 5 shift che stanno ridefinendo non solo Bitcoin, ma anche l'intero sistema tradizionale. Banche, il denaro stesso, gli investimenti e addirittura la tua casa. Ecco perché oggi voglio condividere con te questi 5 cambiamenti per permetterti di cavalcare l'onda in arrivo e non farti cogliere impreparato. E a proposito di investimenti, non si può non parlare di YouHodler, una piattaforma che utilizzo, correttamente registrata in Italia e autorizzata ad operare, uno degli exchange più interessanti in assoluto e più comodo in assoluto con cui io mi sia trovato ad operare. Perché te ne sto parlando? Perché ci permette di fare delle cose che non si possono non fare nel mondo delle cripto. In primis, sfruttare la liquidità. Infatti su YouHodler io posso ottenere degli interessi sulla liquidità che vado a depositare. Per esempio qui in questo momento su USDC sto guadagnando un 14% annualizzato. Le percentuali dipendono dal nostro livello. Per aumentare nei vari livelli dobbiamo fare trading. Quindi se sei un trader esperto usa YouHodler, puoi usare YouHodler per operare, perché con volumi decisamente accessibili per chiaramente un trader esperto puoi ottenere degli interessi importanti. Ad esempio io sono Platinum. Essere Platinum richiede un volume di trading mensile, comprensivo ovviamente delle leve, di $500.000 e si ha un 6% annualizzato su Bitcoin e un 14% annualizzato sulla liquidità, che è veramente tanto. Se si va più su si può arrivare fino al livello VIP con 5 milioni di volumi mensili, addirittura un 11% di annualizzato su Bitcoin e un 20% su USDC. Quindi qua si ha quasi un 1% al mese su Bitcoin, che è veramente tantissimo. Infatti può ottenere interessi sia sulla liquidità che anche però sulle coin, sulle cripto che ci sono qua su YouHodler, e ha veramente tantissime cripto, tutte le principali, la maggior parte di cripto ci sono e sono disponibili. Per chi invece non opera tanto, Jumpstart è un livello base, richiede un'operazione mensile, puoi veramente solo aprire e chiudere immediatamente anche con 2 euro, quindi veramente non hai bisogno di fare volumi particolari. La base hai un 2,5% su Bitcoin, che è comunque già buono rispetto a tanti exchange, e un 8% su USDC. Anche in questo caso sulla liquidità è sicuramente interessante. Ha un sacco di funzionalità, ha un miner interno che non è un vero e proprio miner, ma che dà dei premi sostanzialmente a partire dalle scintille che utilizziamo per minare, appunto, tra virgolette, Bitcoin, quindi ottenere dei premi in Bitcoin. Queste scintille vengono generate facendo scambi sia spot che invece trading nel multi-hodl all'interno di YouHodler, appunto. Abbiamo infine anche la possibilità di collegare un wallet Web3, quindi Phantom, MetaMask e così via, e abbiamo anche la possibilità di acquistare dei bundles, quindi per chi è meno esperto, non sa su quale coin puntare, vuole puntare su dei pacchetti, dei portafogli tematici, può farlo qui. Ad esempio ci sono i titani delle cripto, cioè tutte le principali coin, un portafoglio basato su Trump, su Elon Musk, sulla DeFi e così via. Comprando un bundle semplicemente vai a investire contemporaneamente in diversi token, quelli appunto suggeriti dal bundle stesso. Quindi YouHodler è una piattaforma all-in-one dove hai tutto ciò che ti serve al suo interno
puoi fare una marea di cose, è estremamente comoda, fantastica per gli interessi e che quindi secondo me è immancabile nel nostro arsenale. Ovviamente, come sempre, disclaimer, fai attenzione. YODLER è un CEX, quindi un exchange centralizzato e come tale può fallire, può aver problemi, esattamente come qualsiasi altro exchange, anche i più grossi al mondo. Quindi bisogna sempre essere consapevoli di come ci si muove e quanto si va a depositare, mi raccomando. Detto ciò, comunque è una piattaforma con cui mi sono sempre trovato bene, motivo per cui te ne sto parlando, è estremamente solida. Qua sotto ti lascio il link, se vuoi dare un'occhiata a come funziona, vuoi provare a registrarti, è gratuito, puoi usare il link che trovi qua sotto nella descrizione e con il codice DEMSPARK che ti compare qua sotto, scritto esattamente così, scrivilo in fase di registrazione, riceverai 50 scintille gratuite. Queste scintille le potrai utilizzare per minare Bitcoin, quindi in ogni caso ti porterà in tasca qualche Bitcoin registrandoti a YODLER. Bene. Quindi arriviamo al succo di questo video, mettiti comodo, spegni le notifiche e vediamo subito questi 5 shift, questi 5 cambiamenti che hanno aperto una finestra temporale importantissima. Il primo grande shift è il cambio di rotta regolamentare. Per anni Bitcoin ha dovuto combattere contro un sistema che faceva di tutto per affossarlo. Magari non lo sai, ma nel 2017 per esempio, quando Bitcoin passò da 1.000 a $20.000, entrò in gioco l'operazione Checkpoint, che aveva ovviamente quale obiettivo? Quello di frenarlo. Quindi Facebook e Google bloccarono contemporaneamente tutti gli annunci, tutte le pubblicità riguardanti il mondo cripto. Le banche impedirono i bonifici verso gli exchange, le carte di credito e di debito non autorizzavano più gli acquisti di Bitcoin e quindi se non entrava liquidità il prezzo inevitabilmente doveva pian piano andare a calare. Ovviamente fu un successo e Bitcoin effettivamente poi crollò. Ma questa non fu l'unica guerra, ce ne fu una seconda nel ciclo successivo. Durante l'amministrazione di Biden entrò in gioco infatti il Choke Point 2.0. La SEC quindi, guidata da Gary Gensler, che ha perseguitato Bitcoin con una tenacia a dir poco incredibile, lanciò per esempio la SAB 121, di cui tra l'altro ho parlato approfonditamente in un video che ti lascio qua sotto nella descrizione. Una legge, una semplice regola, perché non era una vera e propria legge, una regola banale, una nota che impediva di fatto alle banche di gestire o offrire servizi legati alle cripto. Quindi di fatto ha tagliato fuori il mondo delle banche dal mondo cripto. Questo ha inevitabilmente per anni limitato non solo il settore bancario ma anche quello istituzionale. Ora però qualcosa è cambiato. Torna l'amministrazione di Trump, la SAB 121 è stata revocata e la Federal Reserve ha autorizzato le banche a offrire servizi cripto. Si parla addirittura di un fondo governativo in Bitcoin, quindi questo non è solo un cambio di rotta, ma è un vero e proprio cambio di paradigma. È un po' come se fino ad oggi Bitcoin fosse stato tenuto sotto l'acqua e ora finalmente può esplodere, no? Un po' come quando vai al mare, spingi un salvagente, un materassino, un pallone dentro l'acqua e poi lo lasci e boom, schizza. Ecco, oggi ci troviamo proprio in questa fase. Bitcoin è pronto per fare quel grande salto, perché non ha più nulla che lo frena, non ha più nulla che lo ferma e lo tiene sott'acqua. Ora il settore cripto è pronto a liberare il suo massimo potenziale. E arriviamo quindi allo shift numero 2. Bitcoin è ora riconosciuto come patrimonio per comprare casa. Cosa voglio dire? Questo probabilmente è uno di quei cambiamenti che la maggior parte di persone ancora non conosce, almeno in Italia, perché in Italia non è ancora possibile, è possibile negli Stati Uniti, quindi vediamo di che cosa si tratta. Immagina di dover comprare casa e quindi vai a chiedere un mutuo. Bene, prima ti avrebbero detto: ehi, tu hai Bitcoin? Bene, a noi non frega niente perché non ci interessa, perché non è un asset, non conta nulla. Ora, per la prima volta nella storia, i Bitcoin possono essere usati come garanzia per acquistare una casa. In altre parole, la Federal Housing Finance Agency ha ordinato a Fannie Mae e Freddie Mac, i due colossi finanziari americani, di considerare Bitcoin nei criteri di valutazione del rischio per i mutui residenziali. Quindi Bitcoin può essere considerato come garanzia per prendere un mutuo. E stiamo parlando di oltre 230 miliardi di dollari di prestiti l'anno che di fatto legittima Bitcoin come
asset agli occhi del sistema tradizionale. Permette a oltre 65 milioni di americani che detengono Bitcoin di comprarci casa utilizzandoli come garanzia. E 3. Incentiva altri milioni e milioni di americani ad acquisire Bitcoin e utilizzarlo, poterlo monetizzare, quindi portarlo nel mondo reale. Quindi ora si inizia ad accedere a prestiti, comprare immobili e costruire ricchezza utilizzando Bitcoin a garanzia, ma senza doverlo vendere. E di questo sistema ne ho parlato nel dettaglio in una guida gratuita che ti lascio sempre qua sotto nella descrizione. Abbiamo parlato di prestiti, quindi arriviamo allo shift numero 3 che riguarda proprio i prestiti. Le banche infatti vogliono prestarti denaro utilizzando Bitcoin. Ora quindi per la prima volta puoi chiedere prestiti a partire da garanzia in Bitcoin. Dalla nostra parte del mondo dobbiamo ancora affidarci ad aziende terze, quindi aziende private che offrono prestiti a partire da una garanzia in Bitcoin o qualsiasi altra cripto. Ma di là in America le istituzioni possono già accedere a questi prestiti. Ad esempio Cantor Fitzgerald ha messo a disposizione oltre 2 miliardi di dollari per le società, per gli istituzionali che vogliono prendere in prestito denaro a fronte di una copertura, quindi una garanzia in Bitcoin. Cantor Fitzgerald, per chi non lo conoscesse, è un colosso di Wall Street, di cui peraltro ho parlato anche in questo caso in un video che ti lascio qua sotto. Ora però ci sono delle nuove aperture anche per il retail, anche per le persone comuni. Infatti le grandi banche si stanno preparando per entrare a gamba tesa nel settore cripto. Quindi è probabile che nei prossimi 6-12 mesi, massimo 24 mesi, banche come JP Morgan, Citibank, Wells Fargo offriranno prestiti garantiti con copertura in Bitcoin a chiunque, quindi ai clienti anche normali, non solo istituzionali. Questo è un altro cambio di paradigma, un'altra cosa estremamente importante da tenere in considerazione per quello che è lo scenario che verrà. Arriviamo quindi allo shift, al grande cambiamento numero 4. Questo è quello che probabilmente conosci anche tu, cioè gli ETF e il tesoro in Bitcoin. Per anni le grandi istituzioni hanno deriso Bitcoin, l'hanno preso in giro. Oggi invece lo comprano a palate, lo comprano a botte di miliardi di dollari. Il fondo ETF di BlackRock è oggi uno dei più grandi detentori di Bitcoin al mondo. Ma non si tratta solo di BlackRock, c'è molto di più in gioco. Infatti la maggior parte di persone si limita agli istituzionali che comprano, quindi a guardare gli ETF come si muovono, quanti acquistano, quanti vendono, ma non è qui il gioco, è molto più in profondo. Questa è proprio la punta dell'iceberg. Noi andiamo più a fondo. Le aziende stanno creando dei Bitcoin treasuries. Cosa significa? Significa che oggi diverse aziende, tantissime aziende e probabilmente sempre di più utilizzeranno il debito pubblico e i mercati azionari come leva per comprare Bitcoin. Fare un po' quello che ha fatto MicroStrategy e che stanno facendo tante altre aziende di cui poi parlerò nel dettaglio in un video dedicato, perché siamo di fronte a un grande cambiamento importante da tenere in considerazione per capire appunto come posizionarci, quello che succederà. Il vero colpo di scena però è che non è solo Wall Street a beneficiare di tutto questo. Dietro questi ETF ci sono infatti fondi pensione, 401k in America, assicurazioni, insomma i risparmi delle persone comuni. Mentre prima tutti questi fondi dovevano investire in strumenti a basso rendimento e tante volte anche comunque a un rischio importante, soprattutto in obbligazioni, magari che ti davano dei rendimenti ridicoli, tipo un 3, un 5% annuale, a fronte invece di una svalutazione monetaria che si attesta su un 10%, quella reale annuale, capisci bene che tutta questa roba qui non era proprio il massimo. Oggi questi stessi fondi possono passare tramite gli ETF e posizionarsi direttamente su Bitcoin. Quindi questi soldi possono fluire verso Bitcoin in modo sicuro, regolamentato e trasparente. Riesci a vedere il grande trasferimento di ricchezza colossale che può avvenire, che sta già avvenendo sotto i nostri occhi verso Bitcoin? Cioè, se ci limitiamo a guardare il prezzo che sale e scende, non comprendiamo quello che realmente sta succedendo sotto la superficie. E arriviamo quindi all'ultimo shift, all'ultimo cambiamento, quello che è un po' il riassunto di questo video, quindi lo shift numero 5. Si entra ora
nella fase parabolica S. Cos'è la fase parabolica S? Beh, è questa qui. Tutti i grandi cambiamenti tecnologici seguono una curva a S. Una curva che vede all'inizio pochi che comprendono quella tecnologia, pochi che comprendono che cosa sia quell'innovazione, ma che poi pian piano portano a quelli che si chiamano gli early adopters, cioè quelli che iniziano a testare, iniziano a provare, vogliono capire. Poi, a un certo punto, quando si passa da un 10 a un 90% di adozione, ecco che la curva diventa verticale. Quindi si passa dalla parte bassa della S a quella invece di crescita. Ed è lì che si entra nella fase di espansione. Ed è proprio qui che si crea la vera ricchezza. È lì che si moltiplicano le opportunità, si moltiplica il denaro in modo esponenziale. Bitcoin sta entrando proprio adesso in questa fase. Abbiamo fatto negli ultimi 12 mesi un più 100%, negli ultimi 3 anni un più 462%, negli ultimi 5 anni un più 1000%. Cioè stiamo parlando di un rendimento annuale composto superiore al 60% e non è ancora finita, perché visti tutti i punti, quindi questi 4 cambiamenti più il quinto che ti ho mostrato ora, è molto probabile che stiamo per assistere proprio ad un'accelerazione ulteriore, che non significa che domani Bitcoin arriverà a 1 milione, ci vuole tempo per queste cose. Ricordiamoci che Bitcoin ha più di 15 anni e questo cambiamento, questa parte bassa della S ha richiesto veramente tanto tempo. Ora però è il momento di esplodere. Perché? Perché è ora che stanno entrando i capitali degli istituzionali, è ora che le regolamentazioni diventano favorevoli, è ora che le banche iniziano a prendere posizione e quando le banche prendono posizione lo fanno in modo massiccio e quindi spingono. In altre parole, il grosso deve ancora arrivare, quindi non credere di essere in ritardo, c'è ancora tempo per posizionarsi indipendentemente dal proprio capitale, ma attenzione, questa finestra temporale starà aperta per 1 massimo 4 anni, quindi ancora un ciclo. È in questa finestra temporale che ci si potrà ancora posizionare prima di vedere poi l'esplosione. Attenzione, non vuol dire che non ci si potrà mai più posizionare in futuro e finirà il mondo e tutto il resto. No, significa che per chi vuole trarre il massimo da questa onda deve posizionarsi chiaramente prima della parte verticale della S. Ora siamo in quella fase lì e ora hai tutto il tempo per farlo. Quindi in questo tempo studia, analizza, impara, posizionati un po' per volta, ma veramente concedi il massimo dell'attenzione a questa cosa qui, perché Bitcoin non è più un gioco. Quello che sta succedendo è una di quelle cose che verranno studiate sui libri di storia, una di quelle cose che verranno studiate vicino a internet o vicino alla rivoluzione industriale e ogni grande cambiamento del passato. Oggi però si tratta di cambiare il denaro stesso. Infatti vediamo come sta scricchiolando il mondo del denaro tradizionale e come si sta evolvendo, come questa rivoluzione, come questa tecnologia portata dal mondo cripto sta ridisegnando quello che è l'intero sistema economico, finanziario e il denaro stesso. Chi capisce dove sta andando il mondo, chi capisce quello che sta succedendo, potrà cambiare totalmente la propria situazione finanziaria e non sto scherzando, lo dico veramente, potrà cambiare totalmente la propria posizione finanziaria nei prossimi 5-10 anni. Non sto parlando di decenni, sto parlando di anni. È fattibile? Assolutamente sì, ma serve essere vigili, essere svegli e capire che cosa guardare. Questa è la finestra che è aperta ora, ma è aperta adesso, quindi è importante fare adesso. Io non sto lì a guardare i prezzi, non sto lì a guardare le medie mobili che cosa fanno, tutti i vari indicatori di tutti i guru là fuori. Io guardo quello che succede nel mondo reale. Io analizzo come cambia il mondo reale, come si adatta, come si trasforma e in questo caso, parlando di Bitcoin, come guarda a Bitcoin. E ti ho mostrato quello che sta succedendo, ti ho mostrato che i grandi player stanno entrando, ti ho mostrato come le regolamentazioni stanno cambiando, come Bitcoin stesso diventa asset, è diventato asset, quindi non c'è più spazio per raccontarsela. Qualcosa è cambiato, qualcosa sta cambiando sotto i nostri occhi e questo porterà a uno tsunami. Quindi cosa fare nella pratica? 1. Comprendi questa nuova realtà. Bitcoin non è più un gioco da nerd. Bitcoin è il futuro della finanza, sta scrivendo il futuro
futuro della finanza. Puoi crederci così come puoi non crederci, ma indipendentemente da quello che io e te pensiamo, lui va avanti. 2. Educa te stesso, studia, leggi, segui chi è già arrivato, chi è già magari più avanti e impara. E poi ovviamente 3. Agisci. Non serve studiare e imparare per rimanere lì fermi senza far niente, ma bisogna agire. Anche un piccolo investimento oggi può significare libertà finanziaria domani. Non importa da quanto capitale parti, ovviamente è inutile dirlo, più soldi hai, più conoscenze hai, più informazioni hai, più sei avvantaggiato, ma ciò non vuol dire che se hai poco rimani tagliato fuori. No, puoi comunque posizionarti, puoi comunque prendere la tua parte di fetta di torta dentro questa finestra temporale. Non l'hai fatto fino adesso magari? Ok, è il momento di farlo. Un po' per volta, piano piano, ma è il momento di farlo. Poi, ovviamente, 4. Pensa a lungo termine. Non cercare guadagni facili. Smetti di inseguire migliaia di altcoin convinto di fare il 100 per, il 1000 per, di diventare milionario in un giorno. No, non ti serve. Guarda Bitcoin, punto. Non ti serve nient'altro. Guarda Bitcoin. Guarda e posizionati. Infine, 5. Condividi questa visione. Se credi nel cambiamento in atto, allora aiutalo a diffondersi. Condividi questo video per esempio e mostra alle persone che cosa sta succedendo. Bisogna aprire gli occhi verso quello che sta succedendo, perché, te lo dico, la maggior parte di persone arriverà tardi. La maggior parte di persone arriva sempre tardi ai grandi cambiamenti, ma chi arriva presto è poi colui che scrive la storia. Questo è quello che sta succedendo su Bitcoin. Questi sono i 5 fattori chiave, i 5 elementi chiave che sto guardando, i 5 grandi cambiamenti che dovrebbero farci cambiare totalmente visione su quello che è Bitcoin in questo momento e che sarà Bitcoin nei prossimi anni. Le cose stanno cambiando e stanno cambiando anche velocemente, quindi sta a noi decidere come posizionarsi. Prima di andare in chiusura ti ricordo che puoi registrarti a YouHodler gratis utilizzando il link che trovi qua sotto e inserendo il codice DAMESPARK scritto esattamente così come lo vedi riceverai 50 scintille gratuite con cui puoi ottenere minare dei Bitcoin. Ecco quindi che non ci sono più scuse, le informazioni ci sono, i grossi player sono seduti al tavolo, a questo punto sta a ognuno di noi decidere se sederci e giocare o lasciare andare.